Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la prima parte di settembre. Grazie. Amici dei gemelli, abbiamo la torre. Qualche tipo di certezza, qualche tipo di sicurezza, di situazione stabile o anche solo di credenza potrebbe crollare. Normalmente quando c'è la torre si parla di un crollo dell'ego, quindi probabilmente per qualcuno si tratta di un periodo dove c'è da ridimensionare qualche obiettivo, molto più semplicemente il vostro ego. Andiamo a vedere con questi oracoli che messaggio vi vogliono dare. Di sicuro sarà un periodo dove avverrà un cambiamento. Normalmente quando c'è la torre i cambiamenti non sono mai voluti da noi, ma sono causati da forze esterne, diciamo così. Andiamo a vedere con gli oracoli qual è il messaggio. Ok. Wow, cuore fedele, interessante. Carta numero 35. Qui potrebbe far riferimento fortemente a una persona con la quale siete già in contatto o magari fa anche riferimento a qualche rapporto di amicizia. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, però la carta del cuore fedele lo dice la dicitura stessa, parla di qualcuno che è sincero, che è fedele. Allora adesso voglio capire perché c'è questa torre. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o se magari non risuonasse nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso vogliate contattarmi, poi in descrizione trovate la mia email. Allora, qui si comincia con un 7 di spade, la carta del mago e il cavaliere di spade al contrario e una regina di coppe. Dunque, qui si parla di qualche bugia. Probabilmente qualcuno non l'ha raccontata giusta e il momento torre potrebbe, come vi posso dire, denotare il fatto che questa bugia comunque è venuta a galla. C'è qualche cosa qui che non è stato chiaro, che non è stato veritiero al 100%, mi verrebbe da dire. In molti casi il sette di spade fa anche riferimento alle proiezioni che si possono fare inerente a una situazione o a una relazione e avrebbe molto senso in questo caso la torre perché qui c'è un crollo proprio di quelle che sono le vostre proiezioni che per voi potevano anche essere certezze, ok? Magari qualcuno era convinto di certe idee e qui con la torre alla fine è un po' come rendersi conto che forse non era proprio così. Abbiamo la carta del mago, è un arcano numero 1, parla comunque di nuovi inizi, di una capacità nel manifestare la vostra realtà. Il mago è colui che trasforma la materia, quindi qui si parla di capacità di manifestazione. C'è qualcuno che sta cercando di dare una determinata direzione a questa relazione o a questa situazione. Si sta cercando un pochettino di, se vogliamo, incasellare, ecco. Il cavaliere di spade al contrario è interessante perché normalmente parla di un'energia che va e che viene. Io sento che qui c'è qualcuno che vorrebbe probabilmente qualcosa di un po' più stabile, sia da un punto di vista pratico, sia da un punto di vista anche emotivo, perché comunque abbiamo una regina di coppe. Qui c'è una sorta di, se vogliamo, perdizione nelle emozioni. C'è qualcuno qui che è sopraffatto completamente dalle emozioni. Abbiamo poi un fante di bastoni, perché comunque potrebbero essere due persone diverse, il cavaliere di spade
e il fante di bastoni. Guardate, per molte persone sento che il momento torre è già passato. Mm? È un po' l'energia dalla quale arrivate, proprio perché c'è questo 7 di spade. E questa fase della lettura è un po' come se mi dicesse, ok, avete voglia di ricominciare da capo, anche se poi fondamentalmente qualcuno desidera la persona che probabilmente ha raccontato le bugie, però qui sento che con questa regina di coppe c'è troppo turbinio emotivo. È come se dovesse un attimino calmarvi, mettere in ordine i pensieri, ehm, cercare anche un po' di controllarvi, mi verrebbe da dire. Abbiamo poi un fante di bastoni e potrebbe essere una persona nuova che entra. Molte volte i fanti fanno anche riferimento ai figli, quindi per qualcuno qui potrebbe essere una situazione familiare, in quanto anche la regina di coppe fa riferimento alla madre. E il 6 di bastoni, sono un po' troppe queste, e il 6 di bastoni ci parla comunque di un riconoscimento, di una vittoria, di un successo. È la carta del riconoscimento, quindi qui qualche cosa cambia. Se qui c'era una sorta di velatura, se vogliamo, in quello che era l'energia iniziale della lettura, alla fine c'è un bel 6 di bastoni, che è una carta assolutamente, anche sento con un'energia onesta, come vi posso dire. Abbiamo poi la carta del mondo per terminare la lettura, che è una carta bellissima perché è una carta di compimento, di fine ciclo, di abbondanza, di nuove nascite, di rigenerazione. Ok, il fatto che ci sia la carta della torre qui è perché qualche tipo di sicurezza che voi avevate crolla, e credo che faccia riferimento a questo cavaliere di spade, che probabilmente vi siete resi conto che questa persona vi ha un po' illuso, ha un po' fatto il giocoliere, diciamo così, no? Ehm, Però, ripeto, alla fine del periodo, nel momento in cui ci si concentra di più in se stessi, è un po' come se vi dicessero, ok, cercate perché comunque il cavaliere di spade è sempre una persona che c'è e non c'è, denota un'energia molto intermittente, quindi qui il consiglio è un po' di focalizzarvi su voi stessi per riuscire ad arrivare alla vittoria, per riuscire a manifestare il mondo che volete creare voi. Rimanete fedeli alla, alla vostra morale, mi viene da dire, ai vostri valori. Andiamo nello specifico, andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa vi vogliono dire, così riusciamo ad entrare un pochino più nel dettaglio. Non è un brutto periodo, nel senso, a parte questa nota stonata del 7 di spade a inizio periodo, non lo vedo per niente anzi, riconoscimenti, compimenti, quindi andiamo a vedere 7 di spade a che cosa fa riferimento. Cavaliere di bastoni al contrario, un asso di denari, un 8 di denari e la carta del sole. Sì, io credo che qui qualcuno abbia raccontato delle storie, delle bugie in riferimento a dove si spostava a lavorare, o in riferimento a quello che era un nuovo inizio, guardate, si è girato di nuovo il mago, un nuovo inizio, un nuovo progetto, una nuova collaborazione. Qui è come se qualcuno vi avesse detto vado lì e invece andava da un'altra parte. Sì, ha comunque tradito la fiducia, ok? Però diciamo che non... Come vi posso dire? È qualcosa che di per sé la bugia non la sento tanto importante, però il modo in cui voi avete percepito questo torto vi ha fatto risuonare qualche tipo di ferita che è dentro di voi nel bambino interiore.
Andiamo a vedere il mago. Può anche essere che qualcuno vi abbia detto cose del tipo non posso venire perché devo lavorare, non ci possiamo vedere, non possiamo fare questo progetto eh, a causa del lavoro, a causa della nostra vita quotidiana. C'è qualche tipo di verità o mezza verità qui che non è stata detta. E qui abbiamo la carta del mago nuovamente e il 4 di pentacoli. Qui credo che stia diventando un po' un... mi viene da dire un'ossessione, ragazzi. E poi guardo la torre e dico, certo, può essere che tutto questo accanimento, questa voglia di manifestare, questo attaccamento alla manifestazione non sia proprio del tutto sano, che probabilmente stia diventando talmente un chiodo fisso da diventare quasi una manipolazione, quindi fate attenzione. Andiamo a vedere il cavaliere di spade al contrario. Abbiamo il Papa, Asso di bastoni e Re di pentacoli. Qui sembrerebbe che qualcuno non si voglia impegnare. Difatti qui vedevamo le storie, le bugie, le scappatoie, se vogliamo. Qui vi avevo detto che comunque il cavaliere di spade fa riferimento all'energia che va e che viene, e come con queste carte se sentissi che da un lato diciamo a livello pratico c'è questa voglia di stare insieme, però a livello un po' più morale con questo Papa direi che c'è qualche tipo di difficoltà a compromettersi un po' più seriamente, a trovare quello che è la stabilità. Qualsiasi sia per voi la stabilità, non è detto che sia per forza il andiamo a convivere. Per voi la stabilità in una relazione può essere ok, ognuno vive a casa sua, ma ci vediamo almeno 2 volte alla settimana. Quello può essere, diciamo, una regola che vi fa sentire al sicuro. Io intendo anche quello come stabilità. In qualche caso è l'ambiente esterno che non riconosce o non riconoscerebbe la vostra relazione. C'è qualcosa nell'ambiente esterno comunque. Andiamo avanti, vediamo la regina di coppe. Abbiamo una giustizia al contrario e un re di spade al contrario. Sì, io qui sento che probabilmente molte persone che mi stanno ascoltando, che stanno ascoltando questa lettura, insomma, sono in questa fase di regina di coppe, come vi dicevo, un po' troppo presi dal lato emotivo, e questo fa sì che non abbiate quello che è una chiarezza mentale, un ordine nei vostri pensieri, un pensiero logico, e di conseguenza vi venga difficile capire che cosa c'è da tagliare, che cosa c'è da lasciarsi indietro, da che cosa bisogna staccarsi, qual è l'idea o la parte materiale, concreta, dalla quale bisogna staccarsi. Questa giustizia al contrario, la carta della torre, mi dicono che qualcuno qui ha subito una profonda ingiustizia. Quello che per, diciamo, la maggior parte della gente io qui ho letto come una ferita del bambino interiore, diciamo. Ehm, c'è qualche cosa che vi ha vibrato profondamente e vi ha fatto un po' sprofondare in questa emotività confusionaria, confusa. Ok, andiamo a vedere il fante di bastoni, perché il fante di bastoni, come vi dicevo, potrebbe essere un figlio, una persona che magari conoscerete, o se non fosse una persona potrebbe essere un'attitudine da dover ehm, acquisire. Abbiamo un 10 di bastoni e la carta della torre. Sono due carte, ambedue, che vi dicono di tagliare. Qui la carta della giustizia è al contrario, e la carta della giustizia arriva proprio per quello, per tagliare. C'è qualcuno qui che è attaccato a qualche tipo di manifestazione di sogno e di desiderio, che nonostante queste illusioni, qua c'è ancora questo attaccamento al sogno, questo attaccamento all'obiettivo. Rivedo questa carta. Qualcuno
è fedele, vuole rimanere fedele a se stesso. Mm. Fate attenzione perché quando c'è il fante di bastoni si parla di energie un po' egoiste, di persone molto egocentriche, molto focalizzate su se stesse. E qui se è l'attitudine di cui parlavamo prima, è quella che bisogna lasciare indietro, cercare di essere meno focalizzati sui vostri risultati, mi verrebbe da dire. Se invece fosse l'attitudine dell'altra persona, quindi l'altra persona che potrebbe entrare, ecco qua vi dico, potrebbe anche essere la stessa persona per molti, però qui il punto è che bisogna lasciarsi indietro qualche cosa, qualche tipo di aspettativa, qualche tipo di sicurezza inerente a questa persona. È come se ci fosse un bisogno qui, un attaccamento a qualche tipo di... Qualcuno sta manifestando un legame, sta manifestando fisicamente una persona nello specifico o un'unione in generale, un'unione che potrebbe essere quella, diciamo, l'amore con la A maiuscola, ok? Però c'è un qualche tipo, a parte il disequilibrio emotivo che sento qui, dovuto ancora a questa ferita del bambino che dovete curare, qui c'è qualche cosa che non è in equilibrio tra mente e cuore. Mm? E c'è bisogno di lasciare andare, se vogliamo, quello che è la vostra aspettativa e dedicarsi, secondo me, a quello che è prima il mettere in ordine i propri pensieri. Una volta che si fa questo lavoro, arriva il 6 di bastoni, che è la carta della vittoria. E abbiamo nuovamente un 7, il diavolo al contrario, un 7 di spade. Qui il consiglio è strano, però il punto sarà svincolarsi dai condizionamenti. Se qui erano le bugie di qualcun altro, qui potrebbero essere le vostre proiezioni. Quando c'è il diavolo al contrario è perché c'è un inizio di sblocco di quello che è una situazione che vi faceva sentire in gabbia. Arriva la torre, ok? La torre è un po' come se ehm, ci fosse qualcuno che si sentisse ingabbiato per certi versi, no? E con la carta del diavolo al contrario, questa sorta è come quello che vi dicevo prima, lasciate andare certe il focus così stretto su di voi, lasciate andare quello che sono le aspettative, lasciate andare le certezze che avete avuto fino adesso, ma proprio a livello di convinzioni, e vedrete che tutti i condizionamenti che vi portavano a fare queste proiezioni inizieranno a sciogliersi e arriverete al 6 di bastoni. Ma qui si parla fondamentalmente di egocentrismo e di proiezioni fuorvianti. E per molte persone qui si tratta di avere un riconoscimento dall'esterno, dalla società. È come se gli altri dovessero sapere che siete una coppia o una cosa del genere. Andiamo a vedere il mondo, che è l'ultima carta ed è una carta bellissima. Abbiamo il 4 di spade che parla di guarigione e un 9 di pentacoli che parla di amor proprio, di coccole. Si termina in bellezza, ragazzi. Devo dirvi che effettivamente c'è un compimento, c'è quello che è l'amor proprio, un'abbondanza, la ricchezza, la guarigione. Ma si vede perché qui c'è una trasformazione di voi. Questo momento con la regina di coppe e queste due carte al contrario, che direi che per molti può essere percepito come un momento di smarrimento. In realtà si tratta di ascoltare le proprie emozioni, di dargli un ordine, di dargli un peso, di dare il giusto peso. Questo malessere qui è meno peggio della rabbia che provo per questa cosa qui. Ecco, quindi capire non so, le emozioni che sono più importanti, cioè posso passare sopra determinate cose perché comunque tutto sommato sono appagata, appagato. Mm? Però qui si tratta di rimanere fedele a se stessi, ok? Senza i condizionamenti e le proiezioni. Va bene, andiamo a vedere per i single, qualche carta in più, e poi per le persone che sono in coppia e poi per le persone che hanno una relazione diversa.
Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le donazioni, i commenti, le condivisioni, quindi grazie veramente a tutti. È caduto un asso di spade, quindi è questa zona qui della lettura che sento quello che è la chiarezza mentale che arriva, questo, come vi dicevo prima, questo mettere in ordine i pensieri, questo rendersi conto che ci si può, la si può pensare e la si può vedere in un altro modo. Poi abbiamo la regina di coppe, un fante di spade e di nuovo la carta della giustizia. Queste due carte sono già uscite, la giustizia dov'era? Qui. Quindi ragazzi, qui anche potrebbe entrare la persona nuova, però ripeto, fate attenzione perché qui c'è qualcosa che non è in equilibrio. Di nuovo, c'è questa regina di coppe, è come se, ok, state facendo un lavoro a livello mentale, state cercando di rivalutare il modo in cui voi vedete magari la relazione, la coppia o una persona nello specifico, però siete ancora in questa fase di nebbia emotiva, siete ancora un po' troppo. Vi manca una sorta di pace interiore, di calma interiore, ok? Ma perché giustamente se arrivate da questo momento torre, ci vuole un attimo a livello di scosse di assestamento. Abbiamo poi anche questo fante di spade, che ripeto, potrebbe essere l'altra persona. E potrebbe essere, guardate, vi dico, è una persona che. Fante di spade è una persona idealista, è un'energia con molti ideali, però potrebbe essere la cosa giusta per voi. Potrebbe essere che arrivi in qualche modo alla giustizia divina e che vi porti questo fante di spade. Ripeto, è un'energia piuttosto giovanile, magari anche un po' in natura per certi versi, perché appunto ha tante idee in testa, però ha uno scarso spirito pratico, diciamo così, ma è quello che vi serve in questo momento. Non dico che sia la persona con la quale nascerà una super relazione, però, cioè nel senso romantico, però potrebbe essere una persona che comunque vi aiuta molto in questo momento di transizione. Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile. Abbiamo un 7 di spade nuovamente, un 8 di bastoni e un asso di spade. Ragazzi, guardate, qui abbiamo la carta delle bugie o delle proiezioni, una carta della comunicazione e la verità che viene a galla. Quindi qui c'è qualche cosa che potrebbe veramente, se diciamo che voi lo sapete in un certo senso perché certe cose si sentono, no? Poi soprattutto noi empatici, perché diciamo il pubblico del mio canale ha una maggioranza di empatici, ehm, ce l'abbiamo il naso per capire quando c'è qualche cosa che non ci torna, quella potrebbe essere una bugia, quello che ha detto non mi convince tanto. Il punto qual è? È che la mente ci frega, perché è un ma no, voglio credergli. mm? Non posso pensare al fatto che mi stia raccontando una bugia, non ci voglio credere, e allora credo alla versione che raccontano. Però qui si tratta proprio di non farsi soffocare dalle emozioni. Cercate di. In questo caso sì, nel vostro caso il consiglio è quello di diventare egoisti. È vero che la torre parla di un crollo dell'ego, ma sento che è più un crollo delle proiezioni. Qui si tratta di che cosa volete voi, quali sono le vostre aspettative e quali sono invece le aspettative degli altri. Qui si tratta di uscire da un vincolo che voi sentite. È come se qualcuno si sentisse ingabbiato in questa relazione e non ci vedesse chiaro. Beh, arriverà quello che è un confronto, una chiarezza mentale, una discussione, ma non la vedo in senso negativo, non è un litigio, è una discussione in senso di confronto. Prenderete consapevolezza di qualche cosa con questo asso di spade, quindi, e poi comunque nella lettura generale si finisce con il mondo, per cui andiamo a vedere per l'ultimo gruppo di persone qual è il messaggio per loro. Sacerdotessa al contrario, fante di spade al contrario e 8 di bastoni al contrario. Interessante perché l'8 di bastoni ce l'abbiamo qui e il fante di spade ce l'abbiamo qui. Qui ragazzi si tratta di, come vi dicevo, di sì, imparare a seguire l'intuito, scusate, l'intuito, ok?
perché qui, avendocela al contrario, la sacerdotessa non lo si sta seguendo. Come vi dicevo, si sa quando qualcuno ci racconta qualche storiella, noi si sente. È una cosa che è a livello energetico, no? Il punto è che è la testa che poi manipola, ok? Quello che è la percezione, perché si rimane attaccati ad un sogno, ok? Si rimane attaccati a quest'idea di riconoscimento probabilmente. Però qui abbiamo un fante di spade al contrario e un 8 di bastoni al contrario. Qui ragazzi, non vi state rendendo conto di come sono realmente le cose perché non controllate, non ci fate caso a certi cioè non, sì, non state facendo caso a certi dettagli e di conseguenza anche manca quello che è una comunicazione di tipo aperto, direi. Mm? È come se le cose si mantenessero, grosso modo, ehm, apparentemente sullo stesso livello di come sono adesso, cioè non cambiassero molto in realtà. Il consiglio che vi danno le carte è di ascoltare di più il vostro istinto, proprio per questo sette di spade che abbiamo qui e il sette di spade che abbiamo qui. Però il punto è che non avete una buona comunicazione neanche con voi stessi, sento, di conseguenza non riuscite ad averla con l'altro. Però guardate, alla fine della lettura comunque ha un 4 di spade, si va verso quello che è la guarigione, quindi già il fatto di prendere consapevolezza del fatto che, ok, allora quello che sento è giusto, e perché poi non lo seguo? Già prendere consapevolezza di questo, vedere l'errore, dà la possibilità di poterlo modificare, di poter modificare il vostro modo di reagire o di agire davanti ad una situazione, ad una relazione. Il punto qui è appunto che dovete implementare, aumentare, migliorare la comunicazione. Ok, andiamo a vedere. Ok, grazie, ne abbiamo due. Abbiamo celebrazione, wow. Questa carta vi dice rimanete pronti per celebrare, mm? Perché qui un invito sta per arrivare, è sulla strada. Io qui comunque ve lo dico, lo vedo, sia il successo che il compimento. C'è l'amor proprio, c'è la ricchezza, qualcuno si sta divincolando da quelli che erano le strutture, le gabbie mentali, gli obblighi, i doveri, i pesi, le responsabilità, le aspettative degli altri. Piano piano, ok, c'è una sorta di pulizia. E poi, guardate, e poi abbiamo trasformazione. Abbraccia la trasformazione che sta succedendo nella tua vita, perché è per il tuo più alto bene. Il bello deve ancora avvenire. Quindi, quando arrivano i momenti torre, è perché l'universo ci sta dicendo che non è più di lì che dobbiamo andare. E normalmente arrivano questi momenti quando noi non siamo in grado di mettere uno stop. Di conseguenza arriva l'universo e ci dice, ok, ti mando al momento torre, facciamo un reset e ricostruiamo la realtà che voi volete, insomma. Cari amici dei gemelli, spero che la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!